Ecco qui la Evo 3, una delle protagoniste del segmento low cost. Costa poco ma offre tanto. Adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. Il frontale è caratterizzato dalla calandra molto ampia, dal marchio al centro, da questa banda nera che incornicia proprio tutta la calandra e raccorda i due gruppi ottici frontali. Abbiamo ancora i fendinebbia con funzione cornering e i cerchi da 17 pollici di serie. Eccoci qua, Evo 3. Marchio Evo, gruppo DR che molti di voi conoscono, marchio quindi che punta sul rapporto qualità-prezzo, in questo caso soprattutto prezzo. Non lo dico quasi mai, ma qui secondo me è d'obbligo. Evo 3, solo benzina, 15.900 euro, siamo a fine luglio 2023. Bisogna aggiungere 1.500 euro per la versione come questa che monta l'impianto GPL BRC. Auto, come dire, sicuramente che a prima vista non tradisce il fatto di essere un'auto economica, o perlomeno secondo alcuni questa non è un'auto low cost, ma è semplicemente un'auto che offre il giusto rapporto tra quello che chiede in termini di costo e quello che offre in termini di tecnologia, guidabilità, eccetera. Lo vediamo anche dall'interno. Allora, è vero che qui ci sono materiali un po' duri, ma questo succede su tutte le auto di questo segmento, diciamo. Però abbiamo ad esempio questa ecopelle che ingentilisce la plancia sia qui sia sopra il cruscotto, abbiamo dei sedili che non sono contenitivi perché non sono sportivi, ovviamente non è questa l'auto, però anche questi sedili in ecopelle davvero sono comodi e permettono, grazie alle regolazioni anche in altezza del volante, di trovare subito la posizione migliore di guida. Grazie alla concessionaria VAR di Bainette per aver prestato questa Evo 3 a Terzo Garage. È un po' che la Evo è uscita e si è inserita in questo mercato delle auto tra virgolette più abbordabili in termini di prezzi e sta riscuotendo anche lei un buon successo, proprio perché per chi non ha esigenze particolari e può muoversi diciamo in ambito urbano, fare piccoli spostamenti, questa macchina è sicuramente adatta. Tra l'altro, a parte piccoli spostamenti, qui abbiamo un serbatoio di GPL da 65 litri, cui si aggiungono un'altra quarantina di litri per la benzina, quindi andiamo probabilmente oltre i 1000 km di autonomia se uno dovesse usare entrambe le alimentazioni, e quindi potrebbe fare anche viaggi lunghi. Io non l'ho provata su lunghe percorrenze, però penso che insomma a sentore, così a sensazione, potrebbe anche essere una soluzione. È vero è che qui abbiamo un motore non così performante, ma un motore adatto alla macchina, un 4 cilindri benzina e poi ovviamente potenzialmente alimentato anche a GPL. Con la benzina abbiamo disponibili 113 cavalli di potenza e con il GPL 107 cavalli. In entrambi i casi abbiamo una coppia di 140-138, siamo lì newton metri. Quando si aumenta un po' la velocità, forse l'auto è un po' rumorosa, anche il rotolamento degli pneumatici un po' si sente, entra in abitacolo, però devo dire che insomma non è assolutamente fastidiosa e per questo prezzo sicuramente è più che giustificabile. Il cambio è un 5 marce manuale, onesto, nel senso che non presenta impuntamenti, gli innesti sono piuttosto precisi e quindi piacevole da utilizzare. La strumentazione è ricca di informazioni, è analogico e digitale, diciamo che ha i due quadranti del contagiri e del tachimetro con le lancette, quindi tradizionali, e un piccolo display centrale
da questo pulsantino, diciamo, noi possiamo andare a modificare le informazioni che vediamo sul display centrale del cruscotto. Ok, vedete qui ci sono tutte le informazioni, anche quelle relative alla pressione degli pneumatici, e possiamo andare anche a, scusate, a impostare la lingua del, eccolo qua, del menu, dei menu. Possiamo mettere italiano. Ok, vedete, adesso noi abbiamo tutte le informazioni in italiano. Inoltre abbiamo un display dell'infotainment da 9 pollici con la radio DAB e con altre funzioni che adesso poi vedremo. Qui abbiamo la leva del cambio standard, qui una presa 12 volt e una presa USB che serve anche per collegare Apple CarPlay e Android Auto via cavo, perché qui il sistema infotainment è compatibile. Qui abbiamo il climatizzatore automatico con i tasti fisici e qui abbiamo, anche qui se riesco a farvelo vedere, il display da 9 pollici. Questa è la schermata home, già abbiamo disponibile Apple CarPlay e Android Auto. Se noi lo facciamo, infatti ci chiede di collegare il cavo USB. Abbiamo la radio DAB, la possibilità di ascoltare via USB delle canzoni, oppure di andare a scegliere altre impostazioni attraverso questa schermata di configurazione. Vedete, impostazione radio, data e ora, eccetera eccetera. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. Di serie c'è anche il cruise control normale, che è possibile anche qui impostare dalla razza sinistra del volante. Un'altra comodità, perché in alcune auto anche di segmento superiore non è così scontato che queste regolazioni siano così a portata di mano. Molto ampia la vetratura anteriore, anche i finestrini con una linea di cintura piuttosto bassa assicurano una buona visibilità, si capisce molto bene l'ingombro della macchina, anche perché il muso, diciamo, è abbastanza affusolato verso il basso e quindi è facile, insomma, tenere d'occhio tutte le parti dell'auto quando si guida e quando si fa manovra. Questa salita non è, diciamo, significativa perché è piuttosto breve, non così impegnativa, però anche qui questa Evo 3 se la cava egregiamente. Nei tornanti diciamo che stiamo andando molto piano, però l'auto non offre troppo rollio laterale, quindi dà comunque una buona stabilità di guida. Buona anche l'abitabilità posteriore, spazio per le ginocchia, per chi è alto 1,90 come me un po' meno forse per la testa, però il viaggio è comodo. Per i passeggeri posteriori c'è anche questa presa USB standard protetta da uno sportellino. Il bagagliaio offre una capacità di 420 litri, piuttosto regolare nella forma. Qui abbiamo due rientranze, diciamo, in cui magari mettere delle borse. C'è anche una luce, anche se non ci sono ganci. I sedili sono frazionabili 60-40. Qui sotto inoltre abbiamo il bombolone del GPL.
Da questo tasto noi andiamo a ridurre il volume anche a 0 volendo, e possiamo farlo anche con questo tasto, diciamo, dello spegnimento, azzera il volume. Ma immaginiamo di voler ascoltare qualcosa che abbiamo sulla chiavetta, quindi andiamo a inserire qui nella porta USB, che è qua sotto, la chiavetta, poi andiamo nella home e andiamo a scegliere, vedete intanto lui ha riconosciuto la chiavetta e già mi dà il brano che io ho sulla chiavetta, quindi io posso alzare il volume e o da qui andare a modificare, a scegliere il brano successivo, o posso farlo anche di qua. Vedete, utilizzando il volante. Posso anche tornare indietro, stessa cosa, anche sempre dal volante. E anche con questa Evo 3 è tutto, spero il video vi sia piaciuto, quindi magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Buoni chilometri a tutti, alla prossima, ciao!